Nel 1852 Vittorio Emanuele II, re del Regno di Sardegna, nominò presidente del Consiglio Camillo Benso conte di Cavour, un nobile di idee liberali riformiste, sostenitore del progresso tecnologico grazie al quale aveva tratto lauti profitti aumentando la produttività delle sue proprietà terriere. Egli dunque impresse al Piemonte una spinta verso l'ammodernamento delle proprie infrastrutture, in particolare quelle ferroviarie. Cavour era anche un patriota e sognava l'unità d'Italia. Per realizzare questo progetto però sentiva di dover dare alla questione italiana un respiro europeo, confidando di trovare l'appoggio di una grande potenza come quella francese. L'occasione fu trovata il 4 ottobre del 1853, quando scoppiò la guerra tra l'impero russo e ottomano. Negli anni seguenti Francia e Gran Bretagna si unirono alla causa ottomana, inviando le proprie truppe nel teatro di guerra. Nel 1855 Francia e Gran Bretagna, vista la neutralità dell'Austria, chiesero sostegno militare al Piemonte, che accettò inviando 18.000 uomini al comando dei generali Giovanni Durando e Alessandro La Marmora. Sconfitta la Russia nel 1856 al Congresso di pace di Parigi, per la prima volta un esponente politico italiano poté portare in sede europea il problema dell'unità d'Italia. Il seme lanciato in questa sede trovò il 21 luglio del 1858 l'appoggio francese, che si concretizzò con gli accordi di Plombières, con i quali la Francia si impegnava a scendere in guerra contro l'Austria, nel caso che questa avesse invaso il Piemonte. Questi accordi prefiguravano anche il futuro assetto della penisola italiana, successivamente alla sconfitta austriaca. Il Regno di Sardegna avrebbe ottenuto l'annessione della Lombardia, del Veneto e della pianura padana, comprese le Romagne, in quello che sarebbe divenuto il Regno dell'Alta Italia. Sarebbe poi stato costituito un regno nell'Italia centrale, con a capo un sovrano filo-francese. A questo punto, forte dell'appoggio francese, a Cavour non restava che provocare l'invasione del vicino austriaco per ottenere l'aiuto francese. Era una scommessa audace, tanto più pensando a come l'Austria non avesse alcun vantaggio nell'invadere il Piemonte. Il 10 gennaio 1859 a scaldare gli animi intervenne il re di Sardegna in persona, dichiarando la propria solidarietà verso la causa dei patrioti italiani. Dopo il discorso del re cominciarono ad affluire volontari da tutta Italia verso il Piemonte e l'Austria, per tutta risposta, rafforzò la seconda armata di stanza nel nord Italia. Il 9 marzo 1859 il governo piemontese richiamò in servizio 5 classi di congedati. Il governo del Piemonte puntava a provocare l'Austria, ma il 18 marzo la Russia propose una conferenza di pace per risolvere la questione italiana. Se la Francia avesse accettato, la strategia di Cavour di provocare la guerra con l'Austria sarebbe fallita clamorosamente. Quindi il 26 marzo Cavour si recò a Parigi per convincere Napoleone III a non accettare la proposta russa, ma su pressione dell'imperatore francese, il 19 aprile, Cavour dovette acconsentire al disarmo dell'esercito piemontese come condizione per partecipare alla imminente conferenza di pace. Sembrava la fine per la spregiudicata politica del conte Cavour, quando l'Austria, non paga della mediazione internazionale nei confronti del piccolo Stato piemontese, volle presentare il 23 aprile il suo ultimatum al Piemonte, nel quale si intimava il disarmo, previa la guerra con l'Austria, e concedeva 3 giorni ai piemontesi per rispondere. Quando ormai ogni speranza di guerra sembrava svanita, Cavour era stato salvato dall'arroganza austriaca, che inconsapevolmente stava trascinando gli eventi nella direzione prospettata da Cavour stesso. Il 25 aprile, per non lasciare dubbi circa le proprie intenzioni, il governo piemontese nominò il rivoluzionario Giuseppe Garibaldi generale del Regio Esercito e Cavour ordinò di allagare 45.000 ettari di terreno nel Vercellese per ostacolare l'imminente invasione austriaca. Il 26 aprile Cavour disattese l'ultimatum austriaco e il 27 l'Austria dichiarò guerra al Regno di Sardegna, provocando la reazione francese. Lo stesso giorno la Toscana cacciava il Granduca Leopoldo e proclamava un governo provvisorio filosabaudo. Al nord l'avanzata austriaca fu rallentata dal maltempo e dalla prudenza del generale austriaco in comando Giulai, che attese fino al 7 maggio prima di fare attraversare il Ticino ai suoi uomini. Durante questo tempo le nuove infrastrutture ferroviarie del Regno di Sardegna permisero l'arrivo, a sostegno dei piemontesi,
del grosso delle truppe francesi. Il 9 maggio Giulai si fermò a Mortara e il 10 maggio si ritirò nuovamente oltre il Ticino. Il 14 maggio Napoleone III arrivò ad Alessandria e prese il comando degli eserciti franco-piemontesi. Sollecitato ad agire, il 20 maggio Giulai ordinò una ricognizione in forze verso Montebello per sondare le intenzioni alleate, ma qui fu respinto. Gli alleati organizzarono la loro armata dividendola in due. Il grosso al comando dell'imperatore Napoleone III, composto dall'esercito francese e dall'esercito regolare piemontese, mentre una brigata composta da circa 4.000 volontari fu posta al diretto comando di Garibaldi e prese il nome di Cacciatori delle Alpi. Gli alleati, organizzati i reparti, stabilirono un piano d'azione. Il grosso dell'esercito avrebbe compiuto un ampio giro per tentare l'invasione dei territori austriaci dal Novarese, evitando così le insidie dovute all'attraversamento del fiume Po, mentre i cacciatori delle Alpi avrebbero dovuto agire nella zona delle Prealpi e tenere impegnati quanti più reparti austriaci possibili, distogliendoli dal teatro operativo principale. Un corpo d'armata dell'esercito francese sarebbe poi sbarcato in Toscana e avrebbe minacciato di risalire verso il Po e prendere alle spalle gli austriaci schierati lungo il Ticino. La flotta francese sarebbe poi stata spostata nell'Adriatico, minacciando uno sbarco nei territori austriaci. Tutte queste manovre disorientarono Giulai, che fu così costretto a disperdere le proprie forze, mantenendo però sul confine piemontese circa 150.000 uomini, organizzati nella seconda armata austriaca. Egli però colpevolmente continuava a ritenere l'attacco dell'armata franco-piemontese da sud il più probabile. Tra il 22 e il 23 maggio i cacciatori delle Alpi attraversarono il Ticino all'altezza di Arona e dopo una serie di scontri il 27 maggio batterono gli austriaci a San Fermo e occuparono Como. Lo stesso giorno un corpo d'armata francese sbarcò a Livorno ed iniziò l'avanzata verso il Po. Risalendo il Piemonte tra il 29 e il 30 maggio, 4 divisioni piemontesi occuparono la cittadina di Palestro e il giorno dopo respinsero il tentativo austriaco di riprendere possesso del paese nella battaglia di Palestro, in cui ciascuno degli schieramenti subì circa 1.000 perdite tra morti e feriti. Il 1 giugno Giulai si rese conto del proprio errore circa le intenzioni degli alleati e lasciò il nono corpo tra Piacenza e Stradella e mosse l'armata austriaca verso Magenta, forte di 115.000 uomini. Tuttavia il suo esercito rimaneva schierato su un fronte abbastanza ampio, limitandone la capacità di radunare velocemente le truppe nel luogo in cui i francesi avessero scelto di attraversare il fiume. Tra il 2 e il 3 giugno i francesi riuscirono a far passare il Ticino al secondo corpo del generale MacMahon, respingendo gli austriaci nei pressi di Turbigo. Il 4 giugno i francesi decisero di oltrepassare il Ticino, nei pressi di Magenta, contando sul supporto del corpo di MacMahon, che avrebbe dovuto attaccare da nord. Tuttavia il corpo di MacMahon tardò a portare supporto al terzo e quarto corpo, ma gli austriaci non sfruttarono questo ritardo per respingere i francesi oltre il Ticino. MacMahon ottenne così del prezioso tempo che gli permise di raggiungere il campo di battaglia a partire dalle 16 e avventarsi sulla destra austriaca. Gli austriaci tentarono una controffensiva da sud, ma furono respinti dai francesi che verso le 20 conquistarono Magenta. Gli austriaci dovettero così ritirarsi verso il Mincio. La battaglia di Magenta fu quindi vinta dagli alleati, che vi lasciarono 3.500 uomini tra morti e feriti, a fronte di 1.300 morti austriaci, a cui si aggiunsero 4.300 feriti e 4.500 prigionieri. I franco-piemontesi potevano ora marciare verso Milano, in cui entrarono l'8 giugno, mentre gli austriaci ripiegavano oltre il Mincio. Intanto Garibaldi entrava a Bergamo e a Parma, Modena e nelle Romagne si proclamavano dei governi provvisori filosabaudi. Il 16 giugno, quando ormai gli austriaci avevano passato il Mincio, per via della sua negligente condotta della guerra, Giulai fu esonerato dal comando della seconda armata dall'imperatore Francesco Giuseppe, che ne assunse il comando diretto. Egli organizzò una seconda armata austriaca, la prima, per sostenere la seconda e prese contatto con la Prussia per ottenere da questa un'azione sul confine franco-tedesco
in modo da drenare contingenti francesi dal teatro italiano. I prussiani non vollero però supportare gli austriaci, fino a che questi non avessero ottenuto una vittoria sul campo contro gli alleati franco-piemontesi. Così Francesco Giuseppe si organizzò per cercare lo scontro contro gli alleati. Il 23 giugno il comando austriaco si decise quindi a fermare l'avanzata alleata oltre il Mincio. Fu così che gli austriaci riattraversarono il Mincio forti di ben 130.000 uomini, diretti verso le alture attorno al paese di Solferino. La seconda armata procedeva a nord, con l'8° corpo del generale Benedek alla volta di Pozzolengo ed il resto della seconda armata verso le alture di Solferino, mentre la prima armata marciava a sud col compito di colpire il fianco destro alleato nei pressi di Guidizzolo ed accerchiarne successivamente l'esercito. Gli alleati a loro volta stavano marciando forti di 127.000 uomini verso il Mincio, procedendo con le 4 divisioni piemontesi sull'ala sinistra in direzione di Pozzolengo, al centro i corpi francesi di MacMahon e di Liers verso Solferino e Cavriana e a destra i corpi del generale Canrobert e Niel diretti a Medole e Guidizzolo, mentre la guardia imperiale marciava nelle retrovie. Il 24 giugno i due eserciti in marcia si scontrarono in quella che divenne nota come battaglia di Solferino. Fu quindi una battaglia non programmata, segnata dal caos dei reparti che giungevano sul campo di battaglia alla spicciolata e dai comandanti che cercavano di indirizzare gli attacchi e organizzare i settori. Va pure ricordato come questa battaglia fu l'ultima nella quale erano presenti sul campo i 3 regnanti dei rispettivi eserciti. In aggiunta a questo, va sottolineato che se da un lato Napoleone e Vittorio Emanuele erano presenti sul campo di battaglia, Francesco Giuseppe ne era ben lontano. Questo rese l'imperatore austriaco meno consapevole della situazione sul campo di battaglia, cosa che Napoleone invece aveva ben chiara e che, come vedremo, sarà determinante. Alle ore 5 il 4° corpo francese riuscì ad occupare Medole, mentre il primo e secondo corpo iniziarono ad affrontare gli austriaci presso Solferino. Alle 7 i piemontesi raggiunsero le alture presso San Martino, la terza divisione piemontese prese San Martino, ma alle 10 fu respinta dai rinforzi di Benedek. I piemontesi tutto il giorno attaccarono le alture di San Martino in maniera scordinata ma continua. Questo tenne impegnato l'8° corpo di Benedek, oltre che 2 brigate del 5° corpo, indebolendo quindi il centro austriaco e impedendo all'ala destra di portarvi i rinforzi successivamente. Lo scontro imperversò su tutto il fronte. L'ala destra francese resisteva tenacemente contro gli assalti della prima armata austriaca, anche grazie alla superiorità delle proprie artiglierie a canna rigata. Alle 12:30 l'imperatore Napoleone, resosi conto della fragilità delle posizioni presso Solferino, ordinò alla riserva francese costituita dalla Guardia Imperiale di assaltare le posizioni austriache in questo settore. Gli austriaci non ressero l'urto e lasciarono Solferino ai francesi verso le 13:30. Fu l'evento decisivo della battaglia. Gli austriaci avevano perso il proprio centro ed ora vedevano le proprie ali esposte. Francesco Giuseppe ordinò quindi la ritirata. Tutti i reparti austriaci si ritirarono tranne il corpo di Benedek, che resistette ai piemontesi fino alle 20, quando liberò le alture di San Martino e si unì alla ritirata dell'esercito asburgico. La battaglia di Solferino era stata vinta dagli alleati, ma i francesi lasciarono sul campo 1.600 morti, 8.500 feriti e 1.500 tra dispersi e prigionieri. I piemontesi subirono invece circa 800 morti, 3.900 feriti e 700 tra dispersi e prigionieri. Gli austriaci sostennero invece circa 2.000 morti, 10.000 feriti e 8.600 tra dispersi e prigionieri. L'8 luglio Napoleone III, temendo la minaccia prussiana lungo il Reno, oltre che la formazione di un potente Stato italiano oltre il confine francese, si accordò per un armistizio con gli austriaci. L'11 luglio le due parti stabilirono a Villafranca i preliminari di pace, che prevedevano il passaggio della sola Lombardia alla Francia, che l'avrebbe poi ceduta al Piemonte, e la restaurazione nell'Italia centrale dei vecchi regnanti filo-austriaci. Il 12 luglio, deluso ed arrabbiato per quello che riteneva essere un tradimento da parte francese dei patti con il Regno di Sardegna, il conte Cavour dette le dimissioni da presidente del Consiglio dei Ministri.
La situazione però non era ancora risolta, poiché non avendo ottenuto il Veneto, il Regno di Sardegna si rifiutava di cedere Nizza e la Savoia alla Francia. Inoltre, le regioni del centro Italia non acconsentirono alla restaurazione dei governi precedenti. Il 10 novembre, con la pace di Zurigo, venivano ratificati i patti concordati nell'armistizio di Villafranca, quantunque irrealizzabili. La questione italiana era quindi ancora aperta e richiedeva una personalità politica di primo livello per gestirla. Fu così che Vittorio Emanuele II, il 21 gennaio 1860, richiamò il conte di Cavour alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La Francia propose quindi al Piemonte l'annessione di Parma, Modena e la Romagna, come compenso per la mancata annessione del Veneto e la possibilità di porre un esponente di Casa Savoia alla guida del Granducato di Toscana, previa la consegna di Nizza e della Savoia alla Francia. Cavour accettò la proposta, ma tra l'11 e il 12 marzo sfidò la Francia, organizzando un plebiscito in Toscana per l'annessione al Regno di Savoia di questa regione. Il 24 marzo 1860, con il Trattato di Torino, la Francia acquisiva Nizza e la Savoia dall'Italia, che poteva annettersi l'Emilia-Romagna e la Toscana, cosa che impediva all'Austria un qualunque intervento in aiuto dei regni italiani non ancora unificati al Regno di Sardegna. L'obiettivo strategico piemontese era stato raggiunto.